Buongiorno a tutti quanti. Quale miglior modo di ringraziarvi? Fare un piccolo video dove vi dico come secondo me iniziare con la rasatura tradizionale. Un video che ci tenevo a fare da un po', un video che non è semplice dire come, ok? Perché è vero che da un lato uno dice è meglio cominciare finché non ti fai la mano con cose semplici. Da un lato non ha senso spendere un capitale all'inizio, ma dall'altro secondo me neanche troppo poco, cioè sono dell'idea che ci voglia la giusta mezza via. Tra l'altro spero che apprezzerete la qualità video nuova, magari più in là chissà che ci sia anche audio, dopo mi direte che cosa ne pensate. Allora, come cominciare con la rasatura tradizionale? Facciamo conto che comunque la maggior parte di noi usa il Fusion, usa il Mac 3, comunque compra le ricariche, compra le bombolette, magari c'ha il rasoio elettrico, quindi un minimo di spesa per iniziare secondo me ci vuole. Ok, allora, come rasoio, un Gillette King, che adesso io non ho in mano, un Gillette King secondo me va più che bene. Per cominciare va benissimo. L'upgrade subito dopo, magari dopo 2 o 3 mesi, sarebbe l'italico, ok? O impero, eccolo qua, close it comb. Già con questo uno si può fermare. Dopo logico c'è quello che vuole R41, dopo si cambia, se arriva la passione è un altro conto. Noi partiamo, diciamo, facciamo un ragionamento su come cominciare. Gillette King per cominciare. Pennello. Allora, io sconsiglio i maiali per cominciare, che quasi tutti cominciano con il maiale della ProRaso. Io lo sconsiglio fortemente perché ci vuole mesi per fare il rodaggio, ci vuole tempo, devi farla a mollo e a uno all'inizio è più difficile montare un sapone, c'è già un mucchio di casini, andare ad aggiungerne altri non ha senso. Quindi, se avete un DM, che è una catena tedesca, pennellino della Balea, costa 7 euro, sintetico, non i maiali, questo nero sintetico, va più che bene. Se riuscite a investire qualcosa in più, un Omega Roma, o il Simpson Trafalgar o l'Omega Roma, Colosseo, eccolo qua. Con questo già siete a posto e dopo non è un pennello che avete per forza bisogno di un upgrade, questo è il punto, cioè avete un pennello che ancora oggi io lo uso con estremo godimento, quindi un pennello volendo per la vita, perché è inutile andare a spendere magari 20, 25, 30 euro e dopo 3-4 mesi devi rispendere minimo il doppio per avere, spendete già una mezza via subito che sapete già quelle robe lì comunque le continuerete ad usarle. Arriviamo alla cosa che secondo me all'inizio è più importante, i saponi. Allora, ok, si può andare al Ticotà, comprare il ProRaso e farsi la mano. Io non sono tanto d'accordo su quella roba lì. Nel senso, riesco a godermi più adesso un ProRaso che ho la giusta mano che non agli inizi, che già hai difficoltà e hai bisogno di protezione, hai bisogno di un aiuto. Quindi prendete un sapone che non costi 30-40 euro, ma secondo me nemmeno troppo poco. Ok, quindi o un TDS o un Ground Leak di questi qua, o un Westman, ok? O se no va benissimo un Axe vegetale, o un Master Soap, o uno Stirling. Prendetevi un sapone buono. Magari se il set vi costa troppo, comprate solo il sapone. E dopo ci abbinate un aftershave semplice, che è la cosa meno importante. Però rasoio, pennello e sapone è importante avere roba di qualità, perché vi darà una grande mano in viso come protezione, come scorrevolezza, vi darà una grande mano. Dopodiché, con calma, come vi ho detto, se vi viene la passione non ci sarà bisogno che vi dica io cosa comprare o non comprare. Ci sono i social, ci sono i gruppi, se ne parla. Evitate, secondo il mio parere, evitate di riempire la casa di prodotti medio scarsi, ok? Roba da 8, 10, 12 euro che vale quanto un ProRaso da 2 o poco più, spendete qualcosina in più che avete già il triplo, ecco, questo intendo.
i vari Razorok, la maggior parte di TFS base, durano poco, le prestazioni sono così e così. Cioè andare a buttare via i soldi su prodotti medi che danno una media mano, secondo me vi prendete un buon sapone, avete il rasoio e pennello, non vi serve altro. Tutto il resto è così, è godimento, insomma, ecco, avere il pennello migliore, avere questo. Queste tre cose sono le indispensabili. Dopodiché ci sono le lamette. Ecco, la lametta è una cosa importante da selezionare, perché la lametta giusta per il vostro viso è una mano grande, quindi chi si fossilizza una o due lamette avrà molto più difficoltà, secondo me, nel tempo. C'è il sito Razor Blade Club e lì trovate 100 tipi di lamette. Magari in un gruppo, in un forum, chiedete consiglio, quali sono le vostre lamette preferite, perché sono molto soggettive le lamette, però ci sono dei marchi che tra molti appassionati si ripetono, quindi guardate cosa dice la gente, vedete quali sono le lamette più in voga, più utilizzate, ve le segnate giù una decina, ve le ordinate e piano piano le provate e vi fate la mano. Questo è il consiglio che vi do. Quindi non partite troppo, cioè col Wilkinson Classic o col Wilkinson quello in metallo, lasciate stare quelle robe di con una Pro Razor, io mi distruggerei ancora adesso con quei rasoi lì. Lasciate perdere, prendete un rasoietto buono, anche un Gillette King va benissimo, un R89, un Elvin Jagger. Se avete già una buona mano, secondo me potete anche partire già con l'italico, magari farete leggermente più fatica, però una volta preso la mano con questo qua siete già a posto. Pennellino sintetico che vi aiuta la vita e basta, vi dà solo una mano senza crearvi difficoltà ed è pronto subito, basta un po' di acqua calda, lo sgrullate, montate il sapone e via in viso. Basta, dopodiché guardate anche qualche video che ho fatto su come fare il montaggio, imparate bene la direzione della barba sul vostro viso e siete a cavallo. Dai, fatemi sapere come è uscito il video, vi ringrazio perché il vostro sostegno sta permettendo al canale di crescere, di migliorare la qualità sui video, spero che questo video venga fuori bene, me lo direte voi. Lascio sempre sotto il link se vi fa piacere collaborare e dare una mano al canale a crescere, e venite sul gruppo Passione Rasatura, che lì trovate vari sconti, trovate un bel gruppo di amici e penso che vi trovate veramente bene. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye!